a tutti, oggi voglio far vedere questo Wingu o Wingo M20, nuovo monopattino di questo marchio che in realtà l'abbiamo già visto molto spesso perché avete presente le bici, quelle piccoline, ruote piccoline con anche i pedali. Questo marchio è specializzato soprattutto in questo genere di prodotti, ma questo monopattino è sì fighissimo perché guardate, ha un pianale veramente largo che ci possono stare due persone senza problemi, doppio ammortizzatore, doppio freno a disco, ha i pneumatici con camera d'aria, ma la guidabilità è SNI, non è proprio quella guidabilità che piace a me, ma ve lo dirò poi nel dettaglio dopo averlo provato approfonditamente proprio qui al Mugello. L'imballaggio è assolutamente ben fatto, polistiroli al suo posto, ho notato solamente qualche segnetto nella parte posteriore, ma questo capita 10 volte su 10, almeno su tutti i monopattini che ho provato, un piccolo segnetto c'è sempre. Poi c'è la brugola e le viti per il montaggio, si monta solamente il manubrio e bastano veramente 2 minuti. Poi c'è l'alimentatore da 2 A e il tubo per il gonfiaggio delle gomme se ne siete sprovvisti. Altra cosa da fare dopo aver montato il manubrio, si andranno a gonfiare le gomme, perché le gomme sono da 10 pollici con camera d'aria, quindi troviamo la classica valvola delle biciclette. L'unica cosa è la scomodità per raggiungerla questa valvola, almeno nel mio caso, perché dovrete leggermente spostare la valvola per riuscire ad inserire l'attacco per gonfiarle. Poi non avrete nient'altro da fare. Anche il cavalletto è già montato, cavalletto che non si sporge più di tanto, lo tiene in questa maniera qua, molto verticale, e basta un leggero scossone per farlo cadere. Dimensioni nella media, ma con un peso di 20 kg. Questo peso è dovuto dalla costruzione con ottimi materiali in alluminio. Avete visto anche voi che il design è diverso dal solito, con queste curve morbide, passatemi il termine, e con un maniglione posteriore comodissimo per effettuare vari spostamenti, e tutto questo ha aumentato di molto il peso, perché 20 kg, come sapete anche voi, è praticamente il peso di una classica e-bike, ma qui stiamo parlando di un monopattino. Se vi stavo dicendo che il design è molto bello, le finiture non sono ben studiate, perché io portandolo al Mugello, pensate che al Mugello la temperatura dell'asfalto questo weekend, il weekend scorso, era di 59 gradi, quindi si moriva dal caldo, sono anche un po' ancora arrossato. E il pianale, avete visto che ha uno spazio molto ampio, ma la gomma presente sul pianale tende a staccarsi, guardate anche voi, ai lati sicuramente nel tempo andrà a rovinarsi, quindi vi sto già dicendo un paio di difettucci. Poi è presente la classica certificazione IP54. Per quanto riguarda la chiusura molto rapida, perché basta premere la leva in avanti presente qui in fondo al manubrio e senza nemmeno fare troppa fatica basta piegare il manubrio verso l'aggancio posteriore ed il gioco è fatto. Stranamente Wingo non ha adottato nessuna applicazione per il suo monopattino, quindi le uniche funzioni che si possono modificare si modificano direttamente dal display. Il pannello direi che è sempre ben visibile sia di giorno che di notte è retroilluminato, e oltre a vedere la velocità e cambiare i vari step di velocità troviamo un bellissimo indicatore di velocità che aumenta o diminuisce in base alla velocità appunto. I 3 tasti fisici che troviamo qui è il tasto di accensione o spegnimento, oppure se premuto una volta acceso il monopattino andrete ad accendere la luce anteriore e posteriore, luce anteriore che ha un doppio LED ben visibile di notte. Sopra ci sono i tasti con le frecce direzionali che servono per aumentare o diminuire gli step di velocità, 15 km/h, 20 e 25, e 25 è la velocità massima, il monopattino non si schioda da lì. Poi dopo aver mantenuto per 10 secondi la stessa velocità, in automatico si attiva il cruise control e comparirà un indicatore qui in alto a sinistra. Poi altra cosa, mi ero dimenticato di dirvi, non c'è un'applicazione, ma se guardate contro luce il display quando è acceso si intravede l'iconcina del Bluetooth, quindi si vede che questo display è predisposto per altri futuri monopattini con un'applicazione dedicata. Chissà. Come mi sono trovato in questi giorni? Come vi ho detto, la velocità massima è limitata ai 25 km/h, diciamo che per legge è anche giusto così, anche se si sente proprio che potrebbe fare qualcosina in più, e anche in discese ripide così i 25 km/h li mantiene sempre, anche senza andare ad accelerare.
quindi l'unico modo per superare questo limite è andare a spegnere il monopattino. Per un monopattino direi che 25 km/h sono assolutamente buoni, anche se l'intera struttura potrebbe consentire di effettuare qualcosina in più, e non c'è nemmeno nessuna possibilità di effettuare la partenza da fermo, a meno che non esista qualche combinazione strana con i tasti qui a disposizione, ma il produttore non mi ha detto nulla. La frenata invece, come dicevo all'inizio, tanta roba, perché ha freno disco anteriore e posteriore, ma si può avere una frenata del genere, perché se noi andremo a pizzicare o il freno posteriore o il freno anteriore, va sempre a intervenire il freno elettronico, il freno motore elettrico, ed è particolarmente fastidioso perché interviene proprio di botto, anche se si sfiora leggermente il freno, interviene il freno elettronico. Quindi io ho notato questa cosa qua, soprattutto in discesa. Quando andrete in discesa, pizzicate il freno, boh, e vi inchioda, boh, e vi inchioda, e questa cosa qua non riesco a sopportarla. Quindi fare le discese con questo monopattino qua è sempre un'impresa e sembra quasi di essere impediti alla guida. Comunque frenata brusca, ma vi assicuro che si ferma in pochissimi metri. Per quanto riguarda la guidabilità, a mio parere è migliorabile, perché troviamo queste gomme da 10 pollici che sì, hanno la camera d'aria, quindi comodissime su qualsiasi tipo di terreno. La guidabilità direi che è migliorabile, perché abbiamo sì le gomme da 10 pollici con camera d'aria, quindi si può affrontare qualsiasi tipo di terreno. Io per venire proprio qui ho affrontato un terreno ghiaiato, un po' di terra, buche, molto sconnesso, e anche al Mugello ho effettuato terreni tortuosi e mi sono trovato assolutamente bene, quindi con la camera d'aria è sicuramente uno step in più. Ma questi pneumatici, se guardate anche voi, sono molto appiattiti, e quando andrete ad effettuare certe curve l'angolo di piega è molto limitato, perché appunto, come vi dicevo, queste gomme sono molto piatte e non vi consente di effettuare questa manovra. Quindi le curve dovete mollare leggermente l'acceleratore e andare a ruotare praticamente il manubrio. Insomma, dai, spero di essermi spiegato. Comunque con queste gomme abbiamo i suoi pro e i suoi contro. Direi che le buche le affronta senza problemi, non vi farà male alla schiena, però boh, guidabilità così così. Ricordiamo anche che abbiamo gli ammortizzatori posteriori che fanno il loro lavoro, e comunque è una goduria andare a affrontare questi percorsi sconnessi. Per quanto riguarda le salite, con un angolo di 15 gradi circa riesce ad affrontarle, ma proprio, come vedete anche voi, ad una velocità molto ridotta, e in certe pendenze vi toccherà dare anche una leggera spinta col piede. La durata della batteria, mi aspettavo qualcosa in più. Troviamo una batteria da 8 Ah presente sotto al pianale e ha una durata di 20 km massimi. Il produttore assicura 20 km e io vi posso assicurare che raggiunge 20 km. E infatti arriva l'ultima tacca, un po' verrete avvertiti all'ultimo, inizia a lampeggiare la tacca della riserva rossa, inizia a suonare anche il monopattino. Più o meno andrete ad effettuare massimo 400-500 metri senza andare alla velocità massima, e poi si spegnerà di botto. Quindi confermo 20 km come durata massima di percorrenza. Spero di avervi detto più o meno tutto. Questo monopattino, tra tutti quelli che ho provato, tra tutte le bike che ho provato, direi che è quello che mi è piaciuto di meno. Non so, forse inizialmente avevo aspettative molto alte, anche perché il design mi piace molto, pianale così ampio, con la possibilità di posizionarsi un po' come uno vuole, ma ha questa frenata un po' scorbutica, non tanto piacevole, soprattutto quando siete in discesa. Come vi dicevo, andate a pizzicare il freno e vi darà proprio questi strattoni qua. Gomme con camera d'aria, con super ammortizzatori. Boh, diciamo che sembra un monopattino non ben studiato, o un monopattino ancora in beta. Direi monopattino migliorabile sotto molti aspetti, e penso che questo qui sarà il titolo del video. Comunque prezzo di 400 €, e acquistandolo sullo store ufficiale vi arriverà circa in una settimana e consegnato direttamente da Bartolini. Prezzo di mercato nella media, anche se Wingo
Se guardate sul loro store ha tantissimi prodotti e niente, come vi dicevo mi aspettavo qualcosina di più, e se dovessi andarlo a riacquistare direi assolutamente no, andrei su un altro tipo di prodotto. Se invece la vostra comodità è al numero uno tra le scelte, direi che questo è molto comodo e ci si può andare in due senza problemi. Per qualsiasi altra informazione contattatemi pure, e alla prossima su YouWinBlog.